of the second chapter, I told you second chapter consists of 3 sections. Quindi abbiamo trattato ora la prima sessione di questo secondo capitolo. The first section is known as Kriya Yoga. Questa prima sessione che appunto si chiama Kriya Yoga. Kriya Yoga is, according to Patanjali, the practice of tapas, swadhyaya and ishvara pranidhana. Questa pratica di Kriya Yoga, secondo Patanjali, si fa attraverso appunto questi 3 stadi, tapas, svadhyaya e ishvara pranidhana. Tapas means austere, austerities. Tapas significa austerità. Swadhyaya means studies. Svadhyaya vuol dire studio. Thinking also. Studio ma anche pensiero, riflessione. And ishvara pranidhana means surrender to God, to divine grace. E Ishvara Pranidhana vuol dire arrendersi alla volontà divina e alla grazia divina. These kleshas have to be attenuated to the weakened state through Kriya Yoga. E questi 3 stati li possiamo raggiungere attraverso il Kriya Yoga. So we have dealt with the first section known as Kriya Yoga that deals with the kleshas, karmashaya, and how kleshas and karmashayas are interlinked. Kleshas are interlinked to karmashaya, as I told you, in 2 ways, for the deposit of karmashaya and for the fruition of karmashaya. Quindi riassumendo, abbiamo visto come i karma sono collegati a karmashaya, cioè i depositi. Abbiamo visto come attraverso i 2 modi i klesha possono influenzare il deposito dei karma, sia depositandoli sia riattivandoli e rendendoli e fruttificandoli, e questo costituisce appunto la prima sessione, la prima parte di questo secondo capitolo. And kleshas are to be destroyed in 2 stages. With that we come to the conclusion of the first section. E quindi i klesha devono essere distrutti, disattivati in questo modo, con questi esempi che abbiamo fatto, e così siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte. You come to the second chapter. Venendo al secondo capitolo, the second chapter is known as Dukkha Chaturvyuha, the quadrangle of suffering. Actually, not exactly quadrangle, the 4 principles of suffering. possiamo chiamarlo quadrangolazione della sofferenza, o i 4 aspetti della sofferenza. To understand this is actually this quadrangle, this fourfold suffering, 4 principles of suffering, Patanjali has undoubtedly borrowed from Buddhism. So if you
to understand this, we can compare it with Buddha. Buddha speaks about 4 noble truths. Per comprendere questa seconda parte dobbiamo riferirci anche alla tradizione buddista delle 4 nobili verità citate dal Buddha. We will only briefly discuss this because we have got so many other topics. The third one is more important and quindi questo capitolo lo faremo anche un pochino veloce, nel senso che lo citiamo, perché abbiamo poi l'altro capitolo che è molto più importante. As most of you know, Buddha spoke about 4 noble truths. The first noble truth is the existence of sorrow, existence of suffering. Quindi il Buddha ha parlato delle 4 nobili verità. La prima di queste 4 nobili verità è l'esistenza del dolore. The second is the cause of suffering. La seconda è la causa della sofferenza. The third principle is cessation of suffering. La terza è la cessazione della sofferenza. First is dukkha samudaya. Then dukkha hetu, the current is suffering, and cessation of suffering. And fourth is the way to the cessation of suffering. E la quarta verità sono i mezzi per arrivare alla cessazione della sofferenza. These are the 4 principles of Buddha's 4 noble truths. Existence of suffering. All people, there is suffering in life. Queste sono le 4 verità, appunto, cioè tutte le persone nella loro esistenza soffrono. As all of you know, Buddha renounced the world. He was a prince. He gave up all the princely life and enjoyments. Why? He wanted to find out the solution to the problem of suffering. E come tutti sapete, Buddha, che era un principe, ha lasciato tutti i benefici e tutto il benessere della sua condizione di principe per trovare la causa della sofferenza e come poter far cessare la sofferenza. Buddha, what was the solution Buddha found? What was the answer that Buddha got? Under the Bodhi tree, we all know Buddha sat under the Bodhi tree. What exactly was the solution that Buddha found? And regarding that, very little understanding is there. E voi sapete che lui ha ricevuto l'illuminazione, anche la risposta a queste sue domande, meditando sotto l'albero del Bodhi tree. So the cause of suffering, chiamato Bodhi Buddha tree. found the cause of suffering, and then he found by eliminating the cause, suffering, we can be free from suffering, cessation of suffering. And how to achieve that? He found the eightfold noble path. E quindi poi, dopo aver scoperto la causa della sofferenza, Buddha ha anche insegnato come far cessare questa sofferenza e ha trovato gli 8 nobili sentieri. Arya Ashtanga Marga. He spoke about the means of ending suffering. Patanjali also speaks about the 4, he also has got his own 4 principles, the Dukkha Chaturvyuha. The first principle is
Anche Patanjali ha parlato dei 4 principi della sofferenza. The thing to be eradicated in our life, what is the most important thing to be removed, eradicated in our life? Quali sono le cose principali che devono essere sradicate, tolte dalla nostra vita? What is the Patanjali's first principle is heya. Heya means thing to be eradicated in our life. What is that? Anagata dukkha. Dukkha, future suffering. According to Patanjali, the suffering which has already begun, that is, our present life is the result of the past deeds. So our present suffering cannot be eliminated. We have to undergo the suffering. Patanjali does not say we can all get rid of our present suffering. What we can do is the future suffering. Patanjali dice che per la sofferenza attuale che si sperimenta o si vive possiamo fare poco. Lui tratta e cerca di scoprire i modi per ridurre la sofferenza futura, quella che deve ancora arrivare. Future suffering is caused by rebirth. By future he means the rebirth. E quando dice futuro, lui intende quella sofferenza che è legata a una futura rinascita. So, here to think to be eradicated means rebirth. The future e il termine heya, che vuol dire sradicare o essere radicato, that is rebirth. È sinonimo di rinascita. The second principle is the cause of suffering. Secondo è la causa della sofferenza. Scusate. The cause of suffering, according to in the first day itself we saw Patanjali, according to Patanjali, the bondage is the association of Purusha and Prakriti. E secondo Patanjali la causa della sofferenza è l'associazione, l'identificazione di Purusha e Prakriti. The involvement of Purusha, entanglement of Purusha in the meshes of Prakriti, that is bondage and that is suffering. È proprio questo coinvolgimento di Purusha nella sorta di schiavitù di Prakriti che è appunto causa della sofferenza. The association of Purusha with Prakriti and the identification of Purusha with the Buddhi, that is the cause of all suffering according to Patanjali. La causa di ogni sofferenza secondo Patanjali è proprio appunto questa associazione di Purusha con Prakriti e la sua identificazione con Buddhi, cioè Purusha che si identifica con Buddhi. So, the cause of suffering is the association of Purusha with Prakriti. The third principle, according to that is corresponds to Buddha's. Vedete che c'è una corrispondenza con i principi del Buddha.
the cause of suffering according to Buddha, and here Patanjali also, according to Patanjali, the cause of suffering is association of Purusha with Prakriti. Buddha, according to Buddha, what is the cause of suffering? Mentre in Patanjali appunto la causa della sofferenza è questa associazione tra Purusha e Prakriti, qual è la causa secondo Buddha? According to Buddha, the cause of suffering is desire, craving, Trishna, he calls it Trishna, craving, the desire for enjoyments, various desires, that is the Trishna or craving. Secondo Buddha la causa sono i desideri delle cose, dei godimenti, dei piaceri. And the cause of craving, Buddha found, what is the cause of this desire? He saw all desires arise from ego. E qual è la causa dei desideri? Di fatto tutti i nostri desideri provengono dal nostro ego. The concept of self, it is from the self, all the desires, Krishna, everything comes because of the self. È proprio questo concetto di un sé concentrato su se stesso che provoca la nascita di tutti i desideri, Trisha. He wanted to know the nature of this self. So under the Bodhi tree and earlier also, what he attempted to do was to dive deep into his soul and discover that I, which is the source of all craving and the cause of all suffering. Quindi voleva scoprire la causa della sofferenza, quindi sotto quest'albero chiamato Bodhi Tree dove ha meditato, ha cercato di entrare in profondità, nelle profondità stesse dell'anima, per trovare quel sé che è causa di sofferenza. And Buddha, by diving deep into the soul, Buddha could not find the self. He came to the conclusion, there is no such thing as ego is illusory, and it is because of this illusory ego that craving, suffering, craving, desires arise, and desires give rise to suffering. This was Buddha's great discovery. E in questo suo immergersi profondamente nell'anima, Buddha non è riuscito però a scoprire il nucleo, la sede stessa, l'essenza dell'ego, e quindi ne ha dedotto che quello che noi definiamo ego di fatto è un ego illusorio, ed è proprio questo ego illusorio che dà nascita ai desideri, al bisogno di soddisfazione e di piaceri. Whereas in Hindu sages, ancient Hindu sages, they also wanted to know the self. They also dive deep into this self. Nella tradizione indù gli antichi saggi volevano anch'essi scoprire l'origine del sé. They found that the so-called ego or jiva is illusory, no doubt, but beyond the jiva or the illusory I, there is the eternal, unborn, uncreated, eternal, self-existent, self-luminous consciousness known as the Atman or the Self. E hanno anche loro scoperto che certo c'era un ego che hanno chiamato Jiva e che può essere paragonato a questo ego illusorio, anche il Jiva era illusorio, ma hanno scoperto anche che al di là e oltre questo ego illusorio c'era un occhio che poteva vedere questo ego, e quindi quest'occhio che è in grado di vedere è la coscienza stessa, la luce eterna, ciò che è onnipresente, eterno e onnipotente, che hanno definito il sé. Patanjali also speaks of the same self. Beyond the ego, there is man's eternal, everlasting, unattached, pure, self-existent self known as he calls it Purusha. Anche Patanjali parla di questo sé che è eterno, che è onnipresente, che non ha caratteristiche, che è infinito e che ha tutti questi attributi e che ha chiamato il sé, e che i saggi avevano definito come Atman. It is the involvement of this Purusha
in Prakriti, in the world, that is the cause of suffering according to Patanjali, and also according to Vedanta, the owing to ignorance, that Patanjali's idea is owing to ignorance, the self gets involved in Prakriti. That is the cause of suffering. According to Buddha, the real nature of self itself is empty, shunya. It is owing to. Quindi anche Patanjali ha scoperto appunto che questa associazione del Purusha, che di fatto possiamo dire può essere ricondotto al concetto vedantico di ignoranza, fa pensare, lo fa percepire come unito e coinvolto con la Prakriti nell'esistenza ordinaria, mentre il Buddha ha visto che questo sé di fatto non esiste o è fatto di vuoto. So that is the difference between Buddha's and Patanjali's views. Though they follow the same pattern, Buddha also speaks about 4 truths, Patanjali also. But according to Patanjali, according to Buddha, the cause of suffering is craving, and craving is caused by ego, and craving and ego is actually shunya, but owing to ignorance, people mistake it to be a real permanent entity. That is the cause of suffering according to Buddha. Vediamo che è lo stesso schema, però mentre nel Buddha, come abbiamo detto, la causa della sofferenza è sì l'ignoranza, che fa vedere quell'ego illusorio come l'ego vero che si identifica nei piaceri e nella vita ordinaria. But according to Patanjali, man's real nature is not the ego, but beyond the ego there is the eternal self-existent self, and it is involvement of the self in the world, that is the cause of suffering according to Patanjali. Anche per Patanjali c'è la presenza di questo ego, ma ha scoperto al di là e oltre l'ego l'esistenza di ciò che è eterno, autonomo, infinito, onnipresente e che ha appunto chiamato Purusha. So according to Buddha, the third noble truth is cessation of suffering. That is the realization. When we realize that our real nature is empty, there is no such thing as the self. You read our Edwin Arnold's famous book, The Light of Asia. There, Buddha says, Buddha is addressing his own ego. The ego, he is telling his own ego, I have found out your tricks. I have found out your tricks you are playing upon me. You have created this building, and with a central pole, you are built a house within me, but I am breaking down the house. Quindi poi il terzo punto, che è la cessazione della sofferenza, il Buddha lo ha interpretato in questo modo: ha riconosciuto l'illusorietà dell'ego e gli ha detto: lo so che mi stai giocando o mi stai imbrogliando in un qualche modo, fai sembrare ciò che non è vero e hai costruito intorno a me una falsa realtà, come una casa non reale. So according to Patanjali, the cessation, the elimination, how to free for ourselves from suffering, according to Patanjali, realization of one's true nature, the separation, as I told you in the beginning, Viyoga, the separation of Purusha and Prakriti. Secondo Patanjali, quindi, la cessazione invece della sofferenza è sempre la realizzazione, cioè vedere e percepire la realtà ultima, e per Patanjali questa realtà ultima è Viyoga, cioè la separazione, la non identificazione del Purusha con Prakriti. The cessation of suffering according to Patanjali is to separate Purusha from the involved in Prakriti. E quindi appunto la cessazione è questo processo di separazione del Purusha dal suo coinvolgimento con la Prakriti. As I told you in the first day,
yoga, according to Patanjali, yoga is viyoga. Vi ho detto il primo giorno appunto che secondo Patanjali yoga di fatto dovrebbe essere definito vi-yoga. Whereas in Vedanta, I told you, Vedanta is, it is the separation. According to Patanjali, association of Purusha with Prakriti is the cause and separation is liberation. In Secondo Vedanta, Patanjali il coinvolgimento, l'unione di Purusha e Prakriti è la causa quindi della sofferenza e la separazione dei due è la realizzazione. in Vedanta, it is the separation of the individual Atman from Brahman through ignorance. That is the cause of bondage, suffering. E invece nel Vedanta è la separazione dell'anima individuale Atman dall'anima universale Brahman che è la causa della limitazione della schiavitù e quindi anche della sofferenza. And it is a union of the individual self with the supreme self. That is liberation. That is the means of getting out of suffering. E il mezzo per uscire dalla sofferenza sarà appunto l'unione dell'anima individuale con l'anima universale. That's why I told you yoga has two meanings. In Patanjali yoga, yoga means viyoga, separation. Quindi vi ho detto che yoga ha due significati. In Patanjali significa separazione, whereas in Vedanta, yoga means union. mentre in Vedanta yoga significa unione. Union of the individual self with the supreme self. L'unione del sé individuale col sé universale. So cessation of suffering is the separation of Purusha from Prakriti. Quindi la cessazione della sofferenza sarà appunto questa separazione tra Purusha e Prakriti. According to Buddha, the way to the cessation, how to attain the cessation of suffering, according to Buddha, the eightfold noble path. Secondo il Buddha si ottiene la cessazione della sofferenza attraverso gli 8 nobili sentieri. Buddha has given Ashtanga, Arya Ashtanga Marga. E ha chiamato questi nobili sentieri Arya Ashtanga. Marga, la via eightfold noble truth, according to Buddha. According to Patanjali, the way, the means, the means of separation of Purusha. According to Patanjali, Buddha, the eightfold noble truths. According to Patanjali, Patanjali propounds what is known as the Ashtanga Yoga. Quindi Patanjali propone come mezzi per ottenere Ashtanga questa yoga, separazione del Purusha Yoga of 8 limbs, Ashtanga Yoga. l'Ashtanga Yoga, lo yoga delle 8 membra. So this is the subject what I have briefly now described. That is the Dukkha Chaturbhyuha, the quadrangle of Dukkha. It is a very difficult and complicated subject. So there is no time and no need to go deep into this subject. Questo è un po' lo schema di questa seconda parte, che è un argomento abbastanza complesso e complicato, quindi non c'è necessità neanche tempo di entrare proprio in ognuno di questi concetti, ma abbiamo perlomeno lo schema generale. So we go to the third topic. In second chapter I told you 3 topics. First is Kriya Yoga. Abbiamo visto la prima parte, il Kriya Yoga, la seconda. Second is Dukkha Chaturvyuha. Dukkha Chaturvyuha, che è la seconda.
The third topic of second chapter that is our subject of discussion, that is the Ashtanga Yoga. E la terza sezione del secondo capitolo appunto è l'Ashtanga Yoga. So Ashtanga Yoga, I think all of you know this Ashtanga Yoga, 8 limbs, I think they all know. Yes. Yama, Niyama, Asanas. Asana. Penso che li conosciate tutti, almeno l'elenco. These are the 8 limbs of the yoga. Questi sono i quattro Ashtanga Yoga, 8 limbs. membri dello yoga. First is Yama, moral principles. Yama, i principi morali. Niyama, various rules of discipline of body and mind. Sono regole e discipline per il corpo e per la mente. Then asana, various postures, different types of asanas. Gli asana come posizioni. Then pranayama, breath control. E pranayama, il controllo del respiro. Pratyahara, withdrawal of the mind from the external objects. E pratyahara consiste nel ritiro della mente dagli oggetti esterni. Then dharana. Dharana is fixing the mind on a particular chakra. Different chakras are there.
fixing the mind on a chakra. Dharana, che vuol dire fissare la mente, in particolare su un Then chakra. Dhyana. Dhyana is concentration of mind. After fixing the mind in one place, practicing concentration. Dhyana vuol dire concentrazione della mente, vuol dire che la mente non va in diversi punti, in diversi spazi, ma è concentrata in un punto solo. Then Samadhi. E poi Samadhi. There is no time to deal with all the 8 limbs in detail separately. Non The avremo first tempo one- di esaminarli tutti e 8 in maniera approfondita, separatamente. So I shall briefly go through these 8 limbs. The last 3, they are most important. E quindi passerò rapidamente su questi 8 livelli o 8 membra. Dharana. Gli ultimi 3 sono particolarmente importanti. Dharana, Dhyana and Samadhi, we shall deal with that in detail to know what is, especially what is Dhyana or meditation, what is Samadhi, what is the difference between Dhyana and Samadhi. E quindi entreremo più in dettaglio in questi 3, Dharana, Dhyana e Samadhi, per vedere esattamente cos'è Dhyana, la meditazione, e che cos'è il Samadhi. And there are different types of Samadhi E, and different stages in Samadhi. e poiché ci sono diversi tipi di Samadhi e anche diversi livelli nel Samadhi, We shall take up this only, there is time only for that. First to begin with Yama. Yama are moral principles. quindi cominciamo con Yama, i principi morali. These moral principles, Patanjali speaks about 5 moral principles. Patanjali parla di 5 principi morali. These 5 moral principles you will find they are common to all the religions. E troverete che questi principi sono comuni a tutte le religioni. As you know, Judaism and Christianity both are based, the morality in Judaism and Christianity are based on the 10 commandments. Come tutti sapete, i precetti morali della cristianità, della tradizione giudeo-cristiana, sono basati sui 10 comandamenti. God gave Moses the 10 commandments. E Dio ha dato a Mosè i 10 comandamenti. Moses with the Israelites from Egypt, he led the Israelites, that is the Jews, from Egypt, and he was coming on the way Mount Sinai. And Mount Sinai, he went up there, God presented him 2 tablets in which the 10 commandments were inscribed. E durante la fuga dall'Egitto Mosè è salito al monte Sinai e Dio ha iscritto e ha dato a Mosè i 10 comandamenti scritti sulle 2 tavole. If you study those 10 commandments, you will find the last 5 commandments are the same as Yama. E se studiate questi comandamenti vedrete che gli ultimi 5 sono gli stessi degli Yama. First 5 commandments are different. Thou shalt not worship anyone except Yahweh, and then thou shalt not worship graven images and all that. That is first 5 the commandments are different. I primi 5 sono diversi, But the last 5 commandments you will see the same as Yama. ma gli ultimi 5 invece vedrete che sono gli stessi degli Yama. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not covet another's wealth. These are all same as Yama. Yama Non and uccidere, non commettere adulterio, eccetera, sono grosso modo gli stessi principi citati in Yama. so that is Yama. Then comes Niyama. E poi abbiamo il secondo, Niyama. Niyama consists of first purity, shaucha.
Il primo è Saucha, la purezza, Santosha means contentment. e Santocha che significa Contentment. accontentarsi o l'accontentamento. Then tapas, austerity. Tapas, le austerità. And then swadhyaya or study, self-study. E poi Swadhyaya, lo studio, ma anche lo studio di sé. Ishvara pranidhana or self-surrender to God. E Ishvara pranidhana o la resa di noi stessi Surrendering a oneself Dio. to God. So these consist of the niyamas. Sono questi i niyama. So these two, yama and niyama, should be practiced by all people. Those who want to follow yoga, they must be fully established in yama and niyama. Questi principi, gli yama e niyama, devono essere seguiti da tutti quelli che vogliono seguire la via dello yoga. If you don't follow yama and niyama, then yoga will not lead to samadhi. Se non seguite questi principi di yama e niyama, lo yoga non potrà portarvi al samadhi. So that's why to make our practice of yoga fruitful, successful, these yama and niyama must be followed. E quindi per rendere fruttuosa la vostra pratica dello yoga dovete seguire queste norme di yama e niyama. In modern times, there is a tendency, a new movement to popularize yoga without yama and niyama. In quest'epoca moderna c'è una tendenza di rendere lo yoga così generale e popolarizzato, ma senza prendere in considerazione yama e niyama. That will help people to attain health and some amount of calmness of mind. The work efficiency will increase, and your mind becomes calmer, and work efficiency will increase, and health will improve. But it will not lead to spiritual experience. If you want to attain higher spiritual experience, then yama and niyama must be followed. Questa forma di yoga un po' semplificata, senza yama e niyama, può dare un'efficienza anche fisica, la salute, può dare la calma della mente e tanti altri benefici, ma senza l'applicazione anche degli yama e niyama non si potrà raggiungere il vero risultato, il risultato finale dello yoga. Then come to asanas. Poi Asanas, I think all of arriviamo you, agli asana. asanas, all of you are yoga teachers. So you all know different types of yogic postures are there. Quindi, siccome siete molti di voi insegnanti di yoga, conoscete tutti molte posizioni dello yoga. So so many postures were developed, asanas were developed in India later on. They help in maintaining health, physical health and mental health. Yogasanas are a great help. Le posture di yoga, anche quelle che sono state poi inventate o create successivamente anche in India, sono di grande aiuto per mantenere il benessere e la salute sia fisica che mentale. But for spiritual practice, one asana, one posture or two, if you learn, that is enough. What is known as the lotus pose, that is the legs brought together like this, that is known as the Padmasana. That is enough, ordinary posture. Or you may have two asanas, two postures. If you sit for a long time to meditate, those who practice meditation, sitting in one posture, when it becomes difficult, then you can change to another posture. So two postures everyone must practice. Per tutti gli asana, di fatto, per chi però intraprende un cammino spirituale,
sono utili e necessarie due posizioni, al limite una sola posizione, quella meditativa, la posizione del loto. Se in quella posizione dopo qualche tempo per chi pratica la meditazione sente fastidio può anche prenderne un'altra, quindi di fatto per questi praticanti sono richieste e necessarie al massimo due posizioni. This lotus pose, what is known as the Padmasana lotus pose, with the legs crossed, with crossed legs you sit on the ground, or there is what is known as the Vajrasana. The legs are tucked backward. You sit with the legs tucked backward. That is known as Vajrasana. Le due posizioni possibili sono Padmasana, che conoscete, con le gambe incrociate vicino alle cosce, oppure anche Vajrasana, seduti sui talloni. These kind of asanas are great help in the practice of meditation. E queste due posizioni sono di grande aiuto nella pratica della meditazione. So in these poses you will see the muscles, the calf muscles, they are pressed. So the blood is pumped to the head. As most of you know, our calf muscles, our heart pumps blood. As a result, blood goes to different parts of the body. But how does the blood come back to the heart? The heart pumps the blood only towards. Because of the pumping of the heart, they can feel the pulse. Through that, the blood goes to the different parts of the body. But how does the blood go back to the heart? There is no pumping action. In queste due posizioni, in tutte e due le posizioni, i polpacci sono fortemente compressi. Ora questo rallenta ovviamente la circolazione del sangue nelle gambe e invia molto più sangue alla testa. Però, dice Swamiji, come fa il sangue a ritornare? Perché quanto riguarda la circolazione sanguigna, il cuore pompa, quindi spinge il sangue, ma come fa il sangue poi a ritornare verso il cuore? The exercises, various types of exercises, they help in driving the blood back to taking the blood back to the heart, especially lot of blood gets accumulated. If you sit in this way in a chair, when you sit on a chair like this, you will see lot of blood goes to the calf muscles, to the legs, and the blood gets accumulated in the legs. That blood will not go automatically. It will not go to the heart. So if you press in the Padmasana, the lotus pose, and the Vajrasana, when the calf muscles are pressed, so the blood will all go to the brain. More blood will be available to the brain. Se noi siamo seduti in questa posizione come siamo ora sulla sedia, vediamo che una buona parte del ritorno della circolazione venosa ristagna e quindi spesso il sangue rimane e appesantisce le gambe a livello del polpaccio e delle caviglie. Invece a gambe incrociate, in Vajrasana, premendo sui polpacci si aiuta anche il ritorno del sangue e l'invio di maggiore sangue al cervello. This Western idea of using the chair is actually for the sake of those who want studies and meditation, spiritual life. This is a very wrong posture, sitting on a chair. In India, the people were not using the chairs. There is no word at all. There is no word for chair. Chair in Bangla, in Bengal, chair is used as chair only is used. In Hindi, kursi, that is one word is there. And otherwise, this sitting on the use of chair is not a very healthy practice. But anyway, it is becoming common. Sitting on the floor, squatting
with especially in the lotus pose or in the Vajrasana, is a great help in meditation and also in studies. Il fatto di sedersi sulle sedie come facciamo noi occidentali non è una cosa molto buona. In India addirittura dice non c'è neppure la parola che indica sedia, in Bengali non esiste neanche questa parola. Di fatto sia per la meditazione ma anche per lo studio è più opportuno sedersi sul pavimento nella posizione a gambe incrociate per i motivi che ha spiegato prima. So about asanas, all of you know more, so I don't want to discuss. Quindi non andremo oltre gli asana perché sono argomenti che già conoscete. When you come to pranayama, Parliamo ora del pranayama, the fourth limb, pranayama. il quarto membro. Pranayama is something I think that all of you know about pranayama. Penso che tutti voi allo stesso modo conosciate il pranayama. But Patanjali has something important, unique to say about pranayama. Però Patanjali ha qualcosa di particolare, di unico anche da dire a proposito del pranayama. It is different from what you know about pranayama. All of you know pranayama, I know. But Patanjali has something, he speaks about 4 kinds of pranayama. Ma Patanjali parla in maniera particolare di 4 tipi di pranayama, che è qualcosa di diverso forse da quello che conosciamo abitualmente. So we shall discuss these 4 types of pranayama briefly. Ne parleremo brevemente di questi 4 tipi di pranayama. After the tea break, we shall have the tea break now. And when you come back, we shall discuss the 4 types of pranayama. Quindi adesso facciamo la pausa del tè e poi al ritorno parleremo del pranayama. Thank you, Swamiji.